Parliamo piano perché, come vedete alle mie spalle, il coro dell'Accademia del Teatro alla Scala, agli ordini del regista Luis Ernesto Doñas, sta provando una scena della Fil du Régiment di Gaetano Donizetti, la terza opera in cartellone a questa edizione del Festival Donizetti Opera. La Fil du Régiment è un'opera comique. Donizetti è un grande compositore glocal, legatissimo alla sua Bergamo, di cui riproduce figure e situazioni in molte sue opere, ma contemporaneamente un grande compositore internazionale dal respiro europeo e che a partire dagli anni 40 focalizza le sue apparizioni internazionali soprattutto fra Vienna e Parigi. E proprio per Parigi nel 1840 scrive La Fille du Régiment, la figlia del reggimento. È abituale che gli grandi operisti italiani per Parigi scrivano per il Théâtre des Italiens e per l'Opéra. Donizetti è il nostro solo grande compositore che viene invitato a scrivere per l'Opéra Comique, che è il tempio veramente della musica e del gusto francese, dove è in voga questo genere ibrido, metà parlato e metà cantato, che è appunto l'Opéra Comique. Il soggetto è patriottico, la Fille du Régiment, la figlia del reggimento, è Marie, una trovatella trovata e adottata da un intero reggimento napoleonico, il glorioso 21e, per il quale diventa cantiniera, vivandiera, l'anima del reggimento. Si innamora però di un nemico, di Tonio, un giovane tirolese, naturalmente con risposta. Tonio si arruola per stare vicino, ma ahimè si scopre che Marie è la figlia della Marquise de Berkenfield, una nobile locale che, scandalizzata dai modi da soldataccia della ragazza, cerca di raffinarla, le insegna a ballare minuetto, le fa lezioni di musica e le combina un matrimonio che naturalmente lei non vuole. Non anticipiamo il finale, che ovviamente sarà lieto. L'opera è scoppiettante di brio, di divertimento e è anche in qualche modo l'espressione di un momento storico ben preciso. Va in scena nel febbraio, per la precisione l'11 febbraio 1840 a Parigi, in una Parigi che si prepara per il Retour de Cendres, il ritorno delle ceneri di Napoleone, che proprio in quel momento uno dei figli di Luigi Filippo, il principe di Joinville, stava riportando in Francia da Sant'Elena. E quindi è in questa Francia pervasa di una febbre patriottica e che rivive nel ritorno delle spoglie dell'empereur, dell'imperatore, la grande epopea napoleonica, che quest'opera esplode con un successo trionfale, che infatti provoca molte invidie, molte gelosie da parte dei colleghi francesi. Berlioz scriverà una stroncatura cattiva quasi fino alla diffamazione, e in realtà La Fille du Régiment è poi un'opera di Donizetti che ha un grandissimo successo, un grandissimo e meritato successo, è uno dei suoi pochi titoli a essere rimasti quasi sempre in repertorio, anche perché oltre al brio indiavolato e alla commozione autentica di alcune pagine patetiche è anche un formidabile strumento per le capacità dei cantanti. A Bergamo siamo messi molto bene perché agli ordini del giovane direttore Michele Spotti, che è uno dei grandi specialisti di questo repertorio, c'è una eccellente compagnia di canto internazionale che vede il soprano catalano Sarah Blanc come Marie, il celebre e bravissimo tenore americano John Osborne come Tonio, titolare della famosa aria dei Nove do di petto, e il baritono italiano Paolo Bordogna nei panni del sergente Sulpice. Cominciano a cantare, noi ci interrompiamo qui, La Fille du Régiment è sicuramente da non perdere.